Eh sì, cari miei, questi ragazzi stanno crescendo, sia come uomini sia sportivamente. Dalla prima gara li ho ritrovati tutti molto più affiatati, un bel gruppo che mi ha ricordato i miei inizi, strappandomi anche una lacrimuccia. Il problema è che adesso batterli è diventata veramente dura. La gara sarà tutta di strategia, perché nessuno ha il passo per fare la differenza. Michele Beretta sembra il favorito e soprattutto si gioca il campionato in questa gara 1. Oltre all'innata velocità, sarà riuscito a mettere anche un freno alla sua aggressività in gara che lo aveva tradito a Modena nel round 1? Diamo il via alle danze. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere dai box qui a Vallelunga, e soprattutto state sentendo qui fuori un bellissimo rumore a due tempi. Eh sì, perché questo weekend non useremo più i T-Max, ma useremo i 100 Zip Malossi, e soprattutto sono tornato qui insieme ai miei ragazzi dell'Academy che nella prima gara di Modena mi hanno dato filo da torcere, ma sono riuscito, grazie all'esperienza e grazie alla loro inesperienza, a star davanti, anche se i tempi eravamo lì. Va bene così, Michele? Qui invece loro avranno molta più esperienza di me. Adesso di scuse non ce ne sono più, anche perché la prima gara eravate voi i neofiti. Esatto, vi davo la sci eccetera. Qui non si scherza più niente. Siamo noi da Qui sei tu che sei fuori allenamento con la Vespa. Io ti spiazzo il culo. Sono fuori allenamento, sì, anche perché devo fare zip Vespa. No, Zip Vespa corto lungo. Non ho detto una cosa, qui a Vallelunga, che è un bel pistone, con gli zip farò tutta la pista, sarà bellissimo. Invece con l'Academy faremo solo il pezzo corto, quindi di sicuro quando dovrò fare il lungo farò il corto e viceversa. Matematico. Primo turno, cosa facciamo? Di sicuro non ti diamo nessuna scia. Perfetto. Ti studiamo per vedere come vai. Ok. E ti vogliamo distaccare. Quindi mi vogliono bene, io sarò wild card, loro si stanno giocando il campionato, voi non dovete fare dita demolizioni, mi raccomando. No, quello Di no. Adesso è ora di entrare in pista. Ma cosa avevamo detto esattamente? di non fatturare. E cosa è successo? Abbiamo fatturato. Una piccola. Abbiamo studiato. Abbiamo visto quante curve vai piano. Cazzo, cioè, mi dicono che vado piano. Non ti permettere mai più, mai più. Adesso ci saranno le qualifiche. Voi andate fuori le palle, noi ci alleiamo, o sbaglio? Tiriamo tutti a vicenda piano piano e gli diamo le bastonate. Esatto, ci programmiamo, io vi do dopo la scia, voi state avanti, e faccio così e siamo belli come il sole. E adesso entriamo in qualifica e vediamo di fare le cosine fatte bene.
Caro signor Beretta, Sono triste. grandi proclami, ma Vediamo il perché. ho avuto una migliore strategia, cioè ti ho visto da lontano, ti ho osservato, ultima curva praticamente tutta in carena, scia, 13 Però millesimi quindi- meglio e record della pista, signore. Ma quindi sei tu che non hai mantenuto la promessa delle qualifiche? E tu ti fidi dei tuoi avversari. E poi comunque tu cercavi di andare via e di non farmi arrivare. No, quello no, io avevo il mio passo, Per adesso le qualifiche ce le ho io. Domani gara 1, Domani gara 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 2. due. L'importante è la gara. un po' la mano in bocca. Un po' ce l'hai? Lo so. Te l'ho messa nel culo. Purtroppo è così, perché io molte volte faccio, come dire, le intermezzi sperando che rimanga tutto uguale, invece questo mi ha costretto a riprendere la telecamera in mano e a dire che la qualifica 2 Io l'ho messo nel culo. e domani partirò in Con sacco P2. senso. L'ho sofferta, come direbbe il buon Kevin Vandi, che saluto. Chissà se la soffrirai tu domani, chi lo sa. Io Domani è me ne un altro vado turno. così. E allora si torna a scuola, amici dei Trofei Malossi, la scuola della Malossi Racing Academy, la scuola di Vespe, perché qui si cerca di imparare ad andare in pista su un mezzo molto particolare che è protagonista della Malossi Racing Academy. Ed eccoci qua, caro il mio Michelino, stai tranquillo che non te la lascerò facile. Di sicuro andremo via io e lui, bisognerà capire se anche il buon Fraguglia e qualcun altro dei ragazzi riuscirà ad attaccarsi con noi, ma di sicuro sarà una gara al photo finish. Ma Intanto sono partiti. Eccoli, vediamo scattare. Qui vediamo il raccordone, questa lunga curva a destra da percorrere ovviamente in appoggio continuo per essere poi riscaraventati nella parte finale del circuito lungo. E allora andiamo a cercare di capire che gara sarà da queste primissime battute. Intanto vedete che già siamo arrivati al primo traguardo dei naturalmente 11 giri. E quindi tutti, attenzione, scivolata, sì. scivolata con ribaltone, quindi il pilota era lontano dalla Vespa. Il pilota era dovrebbe essere lontano, esatto. però la Vespa credo che non stia E benissimo. probabilmente non potrà ripartire, vedremo cosa succede. Non abbiamo individuato il pilota in questione, mentre vediamo benissimo la battaglia lì davanti tra i due battistrada, Michele Beretta e Luca Salvadori. Come non detto, 3 tentativi di sorpasso in mezzo giro. Bisogna capire come uscirne da questa situazione.
Intanto il giro più veloce è quello di Gianluca Fraguglia, 1:08.474, e Gianluca Fraguglia che partiva dalla prima fila. Michele, se ci diamo fastidio, il buon Gianluca che è qui dietro arriva e non è un bel cliente anche lui. Noto, attenzione, abbiamo visto un'uscita. Attenzione. bellissima. Ma Miki, dove hai tentato di passare? Non ha assolutamente senso, all'esterno alla Campagnano. Ovviamente chi è all'interno allarga, io non mi sarei mai aspettato un tentativo di sorpasso lì, e quando ormai era troppo tardi che me ne sono accorto, ci siamo toccati ed è uscito sulla ghiaia. Vabbè, insomma, tutto bene, qualche svarione, adesso sarà rientrato, però c'è Giallu che è arrivato. Intanto c'è un Beretta avvelenato. Avvelenato perché ha perso tempo, ha perso terreno, ha perso tempo, ha rischiato di andare e deve fuori recuperare. gara. Eccolo qua, e vediamo che si sta inventando dei sorpassi all'esterno, chissà cosa vuol tentare di fare. E poi adesso c'è Fraguglia che sta dando l'assalto a Luca Salvadori che conduce la corsa. Il tempo del giro più veloce è 1:07.179 proprio di Gianluca Fraguglia. Mancano adesso 6 giri al termine, anzi 5, chiedo scusa. Erano 11 quelli totali, 11 per cui siamo... Sì. Può ancora succedere di tutto perché c'è tempo, perché c'è strada da fare, e intanto Beretta sta lì davanti al plotoncino centrale, si è messo sulla scia di Fraguglia, quindi ha recuperato sia Barsotti che Fioretti. Giallo, ci stiamo divertendo un sacco, tutto bellissimo, ma qui dietro il caro Michele sta venendo su come un pazzo con giri record mentre noi ci incischiamo. Arrivano anche i tifosi di Michele Beretta. Ce la farà a rimontare? Questo è il grande quesito che ci stiamo ponendo. Infatti ormai il senso della gara sembra essere diventato esatto. Un po' la rimonta di Beretta, no? Vedi, nel bene e nel male si parla sempre di lui. Esatto. Senza nulla togliere, ovviamente ci mancherebbe a tutti gli altri, a Luca Salvadori, il content creator, pilota professionista che sta facendo la sua gara e magari sta trainando il gruppo anche per dare qualche piccolo insegnamento su come si può avere autorità nel condurre una corsa. Bravissimo Gianluca Fraguglia che gli sta dietro, non lo molla.
Pensate che si fa fatica a fare la differenza anche per il fatto che si molla il gas solo ed esclusivamente in 2 punti del circuito, nella prima curva e al tornantino. Quindi è stupendo perché chi è dietro può avere l'opportunità di salire su se ci sono delle battaglie davanti, e chi è insieme, se lavora con la testa, può andare via a un ritmo impossibile per gli altri. Per chi non è espertissimo, se vedete che la mano sinistra qualche volta va via dal manubrio, è semplicemente per l'aerodinamica, per guadagnare quel chilometro all'ora che può fare la differenza. Papà di Michele Beretta, che era davvero entusiasta di questa pole che aveva conquistato il figlio davanti a Luca Salvadori, che invece sta conducendo la gara senza particolari problemi. Il vero problema è per Gianluca Fraguglia, perché Michele Beretta lo ha superato ed è secondo adesso. Pazzesco, ha fatto il giro più veloce, 1.06.176. Siamo arrivati praticamente all'ultimo giro e quindi difficilmente Luca Salvadori mollerà, perché chiaramente è sempre stato lì davanti e comunque sembra avere dal punto di vista dei metri un discreto vantaggio. Sì, però sarebbe addirittura un miracolo andarlo a prendere così. Eccolo qua, Salvadori si guarda dietro, però si è e avvicinato vince, parecchio. Si è avvicinato tantissimo. Gli sarebbe bastato quel giro che manca a molti piloti. Comunque bellissima gara. Bellissima gara, complimenti davvero a tutti. Eccolo, Beretta, guarda, Salvadori Fraguglia. ha dato like 5 a Michele Beretta e a Gianluca Fraguglia, perché io credo che vedi, gli sta dicendo siete andati fortissimo. Sì, guarda, infatti gli sta dicendo, sta facendo lezione anche adesso. bravo, è incredibile, bravo. il coach. Assolutamente sì, bravo Luca Salvadori, perché sicuramente non solo si sta complimentando con Michele Beretta e Gianluca Fraguglia, sì, ma scambiano informazioni, scambiano. Eh sì. Caro Miki, complimenti per il campionato, complimenti per il rimontone in gara, ma il coach a sto giro ha vinto ancora. Ma vai tranquillo, avrai gara 2 per rifarti. E bravo anche Giallo, perché hai tenuto un ritmo veramente interessante. Che gara, ragazzi! Fine gara 1 e adesso cosa diciamo? Dai! Soddisfatto ma non alla grande. No, adesso che hai fatto tutto lo spiritoso fino a ieri, io zitto, a subire, perché mi hai passato, mi hai dato il mezzo decimo, eccetera, eccetera. Cosa ti avevo detto ieri, da buon istruttore, quale sono dell'Academy? Che me l'avresti messa nel culo in gara. Per che cosa? Perché hai più cervello. Per la strategia, perché purtroppo le gare, come insegna il passato, purtroppo se siamo vicini bisogna pensare di più. Tu ancora hai tanta manetta, però mannaggia, qua dentro ci vuole... Magari tra qualche anno al National insieme. Sarebbe figo, cazzo. Comunque ha vinto il campionato il caro Miki, quindi complimenti. Oh, tanta roba. Cioè, guarda, questo vuol dire festeggiare in maniera Academy. cioè, diciamo sobria, e siamo pronti per gara 2. La gara, l'avete vista, è stata pazzesca, suo recupero incredibile. Gara 2, ragazzi, tra pochissimo nei prossimi video. Non perdete di vista il canale, quindi se non sono ancora iscritti cosa devono fare? Iscrivetevi al canale, bravi, perché il 50% di voi non è ancora iscritto. esattamente. Gas, ci vediamo al prossimo video.